Tompkins Square Park, Manhattan, anno 2009. Il calisthenics, così come oggi lo conosciamo, ancora non esiste. Non è sport, non è spettacolo, non è tendenza, è una pratica isolata, spesso fraintesa. Un modo essenziale di allenarsi, lontano da riflettori e regolamenti. Il video inizia in silenzio, accompagnato da una traccia hip hop strumentale. Nessuna parola, solo immagini e ritmo. Da un lato, Zeph, appeso in L-seat alla sbarra per trazioni, mentre qualcuno gli carica 3 blocchetti di cemento sulle cosce. Dall'altro, Beast, Lord Byron, con indosso un giubbotto zavorrato blu All Pro. Questo giubbotto, nel corso del video, passerà più volte tra le mani dei due, un gesto essenziale che assume valore simbolico, come un segno di rispetto tra praticanti. Non è chiaro se si tratti del modello da 20 o da 40 libbre, ma il punto è un altro. Il peso non è solo fisico. A sottolinearlo arriva un wall of text costruito con decine di parole che scorrono in rapida sequenza. Negatività, dubbi, droghe, alcol, capi tossici, padri assenti, infortuni, perdite, ipocrisia, malattia. L'elenco è lungo, non c'è bisogno di spiegarlo. Rappresenta il carico invisibile che ognuno si porta addosso. E il messaggio è evidente: allenati a sollevarlo. Zeph lo fa, con i blocchetti sulle gambe, esegue una serie di chin-up esplosivi, colpisce la sbarra con i mattoni, stacca le mani all'impatto, riprende la presa e continua. Non è solo una prova di forza, è una dimostrazione di controllo, tecnica e resistenza mentale. Attorno nessuno parla, gli sguardi sono fissi su di lui. Poi scende dalla sbarra, raccoglie il mattoncino e sorride. Quel peso non è nulla. Da qui in avanti cambia il beat. È un cambio di scena, si entra nel vivo. Il video apre con 2 primi piani iconici. Prima Beast, sguardo fiero, piantato nel parco come un guardiano. Si guarda intorno, come a dire sono pronto a tutto e a tutti. Poi Zeph, dettaglio sull'occhio, lo sguardo più raccolto. Lui non cerca l'esterno, visualizza. Ogni set che farà lo sta già facendo nella testa. I due si incontrano. Zeph è seduto con il giubbotto zavorrato indosso. Beast è appoggiato a un palo della sbarra, rilassato. Si scambiano sguardi, forse parole. È un momento di respiro. Il rispetto reciproco è palpabile. Poi parte lo scontro. Il primo a salire sulla sbarra è Beast. I suoi muscle up zavorrati sono potenti, quasi brutali. Non sono puliti, c'è keep. Le gambe aiutano, ma lui è massiccio, pesante. A livello biomeccanico non dovrebbe nemmeno riuscirci. E invece li ripete, uno dopo l'altro. È come se dicesse: io mi sollevo comunque. In basso, Doc, Director of Calisthenics, registra. Sta già facendo archivio, come ha sempre fatto. Zeph guarda Beast da sotto la sbarra, non distoglie lo sguardo e sorride. È rispetto puro. Finito il set, Beast si sfila il giubbotto e lo passa a Zeph. Non lo lancia, lo aiuta ad indossarlo. È uno scambio di testimone, un gesto da dojo. Zeph si ferma sotto la sbarra. Non salta subito, respira, guarda. Come sempre sta pre-eseguendo il set nella sua mente. Poi parte. 7 muscle up, meno dei 9 di Beast, ma il gesto è diverso. La presa un po' più larga, il movimento più fluido, il dip finale è pieno, esplosivo. Anche qui c'è keep, ma più misurato, sembra dosato con la bilancia. È chiaro che Zeph, pur nella difficoltà, ha cercato di tenere il gesto quanto più pulito, permettetemi il termine, possibile. Il confronto tra i due è asimmetrico, ma equilibrato allo stesso tempo. Poi tocca di nuovo a Beast. Rimette il giubbotto. Anche lui ora mima il gesto prima di eseguire. È un rituale, pre-visualizzazione. Lo shot sugli stivali Timberland e sui jeans è iconico. Qui nessuno si leva le scarpe per risparmiare qualche grammo. Nel calisthenics al parco ci si allena così, vestiti come sei, senza scuse. Il set successivo è più breve, ma tecnico. Trazioni esplosive a diverse altezze alternate a muscle up, al petto,
alla pancia, di nuovo su. È grezzo, ma non è facile. Il preaffaticamento in tirata è reale, specialmente a ritmi così serrati. Quando Beast scende, la camera si sposta su Zeph, che lo guarda e scuote leggermente la testa, come a dire: questo tipo è davvero forte. Poi si rimette il giubbotto. Ancora una volta respiri profondi, visualizzazione, salta su. Muscle up a presa stretta, poi allarga, altro muscle up, spostamento esplosivo al lato, ancora un muscle up e poi salto da un lato all'altro della sbarra. È una piccola coreografia. Ogni gesto ha un suo peso, una sua traiettoria. L'inventiva è chiara e la potenza pure. Quando scende, Zeph sorride ancora. Cerca Beast con lo sguardo. Gli occhi dicono: siamo ancora pari. Segue una carrellata rapida, rapidissima. Set che si accavallano, immagini che scivolano veloci. Zeph salta da una sbarra all'altra con il giubbotto addosso, stacca le mani dopo una trazione per toccare un mattoncino sollevato sopra la sbarra e ancora un chin-up nel sit con il blocchetto che sbatte contro il ferro della stessa. A 5 minuti e 15, il gesto più importante del video. Zeph e Beast si stringono la mano. Un saluto in stile Barbarian, silenzioso ma definitivo. È il riconoscimento reciproco. Poi, a 5:40, vediamo l'ultimo set di Zeph. 3 muscle up, sempre zavorrati, esplosivi, puliti quanto possibile. La camera scende, zoom sulle caviglie. Zeph indossa anche delle cavigliere. Un testo appare in sovraimpressione. If you're gonna let 60 pounds hold you down, then how you gonna take the weight of the world? E a quel punto tutto torna. Il giubbotto è quasi certamente la versione da 40 libbre. Le cavigliere portano il totale a 60, 27 kg di peso extra. Eppure nulla sembra forzato. Zeph non si piega, perché questo non è un duello per vincere, è una dimostrazione di cosa significa portare il proprio peso e non abbassare mai lo sguardo. Ora, non sappiamo con certezza come nacque questo incontro. Tompkins Square Park, come detto nell'episodio 1, era storicamente il terreno dei Barbarians. Beast, o Lord Vital, proveniva dal team Beast Mode e la loro base d'allenamento era tradizionalmente Lincoln Terrace, sempre a Brooklyn. È possibile che si sia presentato quel giorno al TSP come sfidante. Un'altra ipotesi, altrettanto plausibile, è che i due si fossero semplicemente dati appuntamento per allenarsi, senza un'intenzione formale di sfida. Ma è innegabile che la natura del gesto, del luogo e del modo in cui il video è montato restituisca l'atmosfera di un duello onorevole, una prova reciproca. E in tutto il video si respira rispetto assoluto tra le parti. Se davvero Zeph fu sfidato, non ci fu bisogno di parole. Raccolse la proposta e rispose con i set, dando il massimo in ogni ripetizione. Dimostrò, con controllo, potenza ed esplosività, ciò che rappresentava la sua scuola. Non si mise in mostra, non cercò di vincere, si prese la responsabilità di mostrare cosa significa essere un Barbarian. E Beast, da parte sua, offrì un livello tale da meritare una risposta degna. Il gesto finale, il saluto scambiato tra i due, suggella questo incontro come un momento autentico di cultura condivisa, basandosi unicamente su ciò che si vede in queste immagini. Quello che più mi preme è affidarle alla memoria comune.